Quando si parla di orologi e alpinismo, i nomi che vengono in mente sono quasi sempre tre. Il primo è Rolex, legato alle imprese di Tenzing Norgay e Sir Edmund Hillary, e in seguito a molte altre grandi spedizioni himalayane, fino ad arrivare alla figura immensa di Reinhold Messner. Il secondo è Smiths, marchio inglese associato alla storica conquista dell'Everest. Il terzo è Seiko, che ha intrecciato il proprio nome alla montagna attraverso modelli ormai leggendari, come il Laurer Alpinist del 1959, il Champion Alpinist del 1961. Eppure, accanto a questi nomi celebri, ce n'è un quarto che bisogna ricordare, che è l'Ip, perché secondo la ricostruzione storica conservata dalla Maison fu proprio un orologio Lip il primo a spingersi fino alla cresta di un 8000. Benvenuti su Storie di orologeria meccanica. Oggi partiamo per una nuova avventura, non nello spazio né nelle profondità degli abissi, bensì in quota tra il ghiaccio, la neve e le quote estreme dell'Annapurna. Storie di orologeria meccanica, storie di orologeria e alpinismo. La storia di Lip comincia nel 1867 a Besançon, quando Emanuel Lippmann fonda un piccolo laboratorio di orologeria, il Comptoir Lippmann. All'inizio l'attività è modesta, ma già ben impostata. Una quindicina di dipendenti acquistano ebosce da fornitori locali e le rifiniscono per poi personalizzarle. È un'origine umile, certo, ma anche il primo passo di una crescita destinata a lasciare il segno nell'orologeria francese. Nel 1893 l'azienda si amplia e assume il nome di Société Anonyme d'Horlogerie Lippmann Frères. In questi anni la Maison investe con decisione per affinare la produzione e conquistare una sempre maggior autonomia industriale, con l'ambizione di trasformarsi in una vera e propria manifattura. Il marchio Lip nasce ufficialmente nel 1908, in un momento in cui la produzione interna di componenti è già ben avviata. I risultati non tardano ad arrivare, soprattutto sotto la guida di Ernest Lippmann, figlio del fondatore, che porterà avanti lo sviluppo dell'azienda in una fase decisiva della sua storia. Nel 1931, anno del suo ingresso ufficiale in società, Lip viene anche quotata in borsa, un passaggio che conferma il peso ormai raggiunto dal marchio. Ma per arrivare all'orologio protagonista di questa vicenda bisogna fare un bel salto in avanti, fino all'epoca di Fred Lip. Nel 1944, al termine di una parentesi bellica che aveva parzialmente alterato, riconvertito la produzione dell'azienda, Fred assume la presidenza e imprime una fortissima spinta alla modernizzazione. È in questo clima di rilancio che nel 1948, grazie a una catena di montaggio all'avanguardia, Lip arriva ad assemblare un orologio pensato in appena 24 minuti. È proprio in questo contesto che prende forma il calibro che oggi è destinato a entrare nella nostra storia, l'R25. La sigla segue la nomenclatura tipica della Maison. R sta per ronde, cioè rotondo, mentre 25 indica il diametro del movimento, pari a 25 mm. Progettato da Jean-Georges Laviolette per un pubblico maschile, l'R25 riunisce una serie di caratteristiche tecniche che di lì a poco lo renderanno il compagno ideale anche per una grande impresa alpinistica. Come altri celebri movimenti, Lip, tra cui il T18 e il T12, anche l'R25 può contare su soluzioni di buon livello. Un bilanciere di grandi dimensioni, pensato per offrire buona regolarità di marcia, il tubo della tige fissato alla platina per migliorare la protezione da infiltrazioni e un tappo antimagnetico e antipolvere, studiato per schermare il movimento dagli agenti esterni. Dal 1951 l'R25 adotta una molla in bariletto in Elgiloy, una lega inalterabile che la comunicazione della casa dell'epoca presenta come indistruttibile. Però in seguito Lip ricorrerà anche alla molla Auger, al termine di una controversia con il produttore francese.
Lo stesso movimento supererà addirittura le prove dell'osservatorio cronometrico di Besançon, ottenendo la certificazione di cronometro e trovando posto anche su alcuni modelli in oro 18 carati. Sono tutti elementi che sulla carta parlano evidentemente di robustezza, affidabilità, resistenza. Ma di lì a poco queste qualità saranno messe alla prova non già in laboratorio, bensì in uno degli ambienti più ostili del pianeta. Nel 1950, nonostante una limitata esperienza nelle grandi spedizioni extraeuropee, i francesi misero in piedi quella che sarebbe entrata nella storia come la prima spedizione capace di raggiungere la vetta di un 8000. A guidarla c'era Maurice Herzog, al tempo stesso capo spedizione alpinista. Con lui partirono Jean Cousy, Marcel Schatz, Louis Lachenal, Gaston Rébuffat e Lionel Terré. Il medico Jacques Oudot, il regista Marcel Isaac, incaricato di documentare l'impresa, e gli ufficiali di collegamento Francis de Noyel e il nepalese Gam Bikram Rana. Una volta giunti sul posto, il gruppo si avvalse anche del supporto di 8 Sherpa. La spedizione francese partì il 30 marzo 1950 e una volta raggiunta Tukucha avviò una lunga ricognizione dei massicci del Dhaulagiri e dell'Annapurna per individuare una via d'accesso praticabile. In quella prima fase gli uomini si trovarono davanti un territorio praticamente sconosciuto, con carte imprecise a loro disposizione e gole difficilmente penetrabili. La squadra si era data tempo fino a metà maggio per esplorare il più possibile, dividendosi in piccoli gruppi e perlustrando i versanti nord ed est di entrambi i massicci. In quei giorni emersero alcuni elementi decisivi: la valle del Miristicola come punto d'accesso, fondamentale appunto per arrivare all'Annapurna, il settore del Tilico, un colle vicino che poi tanto colle non era, e l'impossibilità sempre più evidente di trovare sul Dhaulagiri una linea di salita davvero fattibile. Intanto il tempo stringeva. Il monsone, atteso per i primi di giugno, imponeva una decisione rapida e rendeva preziosa ogni giornata. Scartato il Dhaulagiri, nel tesissimo consiglio di guerra del 14 maggio, i francesi concentrarono tutte le loro energie sull'Annapurna e solo il 22 maggio riuscirono a installare il campo base. I primi tentativi però si arrestarono attorno ai 6.000 metri. Dopo ulteriori ricognizioni fu individuata sul versante nord una linea che, pur tra seracchi, crepacci e grandi pareti di ghiaccio, sembrava offrire le migliori possibilità. A quel punto la spedizione accelerò drasticamente i tempi. Uomini, tende e viveri vennero spinti in quota con la consapevolezza che non si potesse più perdere neppure un giorno. Tra il campo base e la cima restavano da superare 3.478 metri di dislivello e per riuscirci vennero allestiti ben 5 campi intermedi, in una progressione continuamente ostacolata ovviamente dall'altitudine, ma anche dalla neve profonda. I pendii si rivelarono più ripidi del previsto. Gli Sherpa e gli alpinisti faticavano a trasportare i carichi oltre i 6.000 metri. Alla fine però la cordata d'attacco fu composta da Herzog e Lachenal, con il supporto decisivo del resto della squadra, che rese possibile evidentemente l'installazione degli ultimi campi e la preparazione dell'assalto finale. Il 2 giugno i due raggiunsero il campo più alto e vi trascorsero una notte terribile, esposti al vento, alle intemperie, alla neve, senza dormire e con pochissimo cibo a disposizione. La mattina del 3 giugno, partiti alle 6 senza ossigeno supplementare, Herzog e Lachenal affrontarono il tratto decisivo verso la cresta sommitale. Dopo ore di salita estenuante, raggiunsero la vetta dell'Annapurna. Era la prima volta della storia dell'alpinismo che un uomo arrivava sulla cima di un 8000. E al polso di Herzog, secondo la memoria storica del Musée Lippe, c'era proprio un orologio animato dal calibro R25, un'impresa che la Maison avrebbe poi richiamato più volte nella propria comunicazione e nella narrazione di un modello postumo. Attorno a quella vetta, negli anni successivi, non mancarono polemiche, soprattutto per delle fotografie che sembravano mostrare Herzog in un punto leggermente più basso, sottostante, rispetto alla sommità vera e propria dell'Annapurna. Ma le ricostruzioni più recenti concordano sul fatto che Herzog e Lachenal raggiunsero effettivamente la cresta sommitale, anche se la sua conformazione contribuì ad alimentare i dubbi. Il trionfo però durò pochissimo. Durante la discesa il tempo peggiorò
e gli uomini finirono anche per bivaccare in condizioni disperate, mentre congelamenti, cadute, cecità temporanee da neve e sfinimento rischiarono di trasformare la vittoria dell'Annapurna in una inesorabile tragedia. Fu soltanto grazie alla resistenza del gruppo, all'aiuto degli Sherpa e al sostegno reciproco tra compagni che la spedizione riuscì a salvarsi. E così quella dell'Annapurna non fu soltanto la storia della prima vetta oltre gli 8.000 metri, ma anche quella di un successo pagato a caro prezzo. Herzog e la Chenal riportarono gravi congelamenti e problemi alla vista. Per la Chenal le conseguenze furono devastanti, tanto da rendere necessarie amputazioni a entrambi i piedi. E nel contesto successivo alla spedizione francese all'Annapurna nel 1950, che Lipp consolida il legame tra il calibro R25 e l'immaginario dell'alpinismo. Proprio su questo punto però la narrazione ufficiale della Maison non è del tutto univoca. Da un lato il sito del Museo Lipp retrodatta in modo esplicito l'Himalaya come modello al 3 giugno 1950, presentandolo come orologio portato in vetta da Maurice Herzog. Dall'altro lato invece il documentatissimo libro sulla storia del marchio a cura di Marie-Pia Custance, patrocinato anche dalla stessa Lipp, fa nascere il nome Himalaya da una discussione posteriore avvenuta tra Fred Lipp, il patron della Maison all'epoca, e Lionel Terré, un altro alpinista, e attribuisce a Herzog soprattutto un ruolo di, diciamo così, successivo nella promozione del modello. A suggerire un legame ancora più stretto con l'Annapurna c'è anche l'emersione nel mondo collezionistico di una rarissima referenza Lipp Annapurna, nota in pochissimi esemplari e generalmente considerata anteriore all'affermazione stabile del nome Himalaya, che secondo Marie-Pia Custance non sarebbe apparso prima della seconda metà degli anni 50. La stessa Lipp sostiene oggi che la collezione Annapurna sarebbe stata lanciata nel 51 e poi rinominata Himalaya dopo la conquista dell'Everest del 53, in un contesto in cui l'immaginario himalayano stava ormai assumendo un richiamo più ampio e immediatamente riconoscibile. Il racconto dell'Himalaya Himalaya però non si arresta all'Annapurna e secondo la tradizione conservata sempre dalla Maison, anche Lionel Terré avrebbe portato con sé un modello della linea in altre importanti spedizioni imprese degli anni 50, tra cui la prima ascensione del Macadou, compiuta nel 1955 insieme a Jean Cousy. Su questo punto, tuttavia, è bene mantenere una certa prudenza. Se il legame tra Terré e Lipp appartiene con chiarezza alla memoria del marchio, più difficile è ovviamente stabilire con assoluta precisione quale fosse il modello al polso dell'alpinista indocumentato invece in ogni singolo utilizzo. Oggi Lipp Himalaya occupa un posto speciale nell'immaginario degli appassionati di orologeria vintage e di alpinismo. E ne sono una conferma anche queste bellissime foto che Guerrino, un amico della community di storie di orologeria meccanica, ha voluto condividere con noi per questa puntata. Non soltanto per l'eleganza della sua linea o per la qualità della sua costruzione, ma per la forza del racconto che porta con sé. Negli anni il modello continuò a evolversi, al calibro R25 si affiancarono infatti nuovi movimenti come l'R23 a partire dalla metà degli anni 50, mentre la dotazione tecnica si arricchì con diversi sistemi anti-shock di protezione degli urti, tra cui il famosissimo Keith Trior. Cambiavano le soluzioni meccaniche, si aggiornava la produzione, ma restava intatta evidentemente l'identità del modello, quella di un orologio pensato per coniugare precisione, solidità e naturalmente vocazione all'avventura. E così, dietro il nome Lipp Himalaya, non troviamo soltanto un modello riuscito della produzione francese del dopoguerra, ma una storia in cui meccanica, comunicazione e avventura si intrecciano in modo straordinario. Una storia che ci porta dalle officine di Besançon fino ai ghiacci dell'Annapurna e che mostra come a volte anche un piccolo movimento da polso, oggi estremamente economico e alla portata di qualsiasi appassionato di orologi vintage, possa finire al centro di un'impresa più grande del suo stesso tempo e forse anche del nostro. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio e ricordate, ci sono storie che vi raccontano tutti, per il resto c'è solo storie di orologeria meccanica.